La mia figliastra mi guardò dritto negli occhi il giorno del suo 18° compleanno e mi disse che il regalo più grande che potevo farle era sparire per sempre dalla loro famiglia. Mia moglie annui, d'accordo. Il suo vero papà prenderà il posto da qui in poi, disse. Così feci esattamente quello. Vendetti la casa che loro credevano fosse loro. Cancellai il fondo per il college che avevo costruito per 12 anni. E quello che lasciai in quella casa vuota li distrusse entrambi. Mi chiamo Trevor Braftoft. Ho 52 anni e negli ultimi 14 ho creduto di costruire qualcosa di vero. Una famiglia, una vita, un futuro da proteggere. Invece ero solo un bancomat che finanziava il lieto fine di qualcun altro. Conobbi Jessica a un evento di beneficenza nel centro di Portland nel 2010. Aveva 34 anni, era appena divorziata e aveva una figlia di 4 anni, Madison. Jessica lavorava nelle vendite farmaceutiche, guidava una BMW a noleggio che a malapena poteva permettersi, e aveva quel modo di guardarti come se fossi l'unica persona nella stanza. Quando sorrideva, ti faceva dimenticare tutto il resto. Quando parlava delle sue difficoltà da madre single, volevi sistemare tutto per lei. Io guadagnavo bene come sviluppatore immobiliare commerciale. Non ero ricco secondo gli standard dei miliardari, ma abbastanza da avere una bella casa in periferia, guidare un camion pagato in contanti e risparmiare con impegno per la pensione. Ero stato sposato una volta, nei miei 20 anni, senza figli. Quel matrimonio finì in modo amichevole quando entrambe capimmo di volere cose diverse. Lei cercava avventure e spontaneità, io stabilità e pianificazione. Dividemmo tutto a metà e restammo amici. Jessica sembrava diversa dalla mia ex moglie. Valorizzava la sicurezza. Parlava di voler costruire una casa stabile per Madison. Diceva di aver imparato dal suo primo matrimonio che il romanticismo appariscente contava meno di una partnership solida. E io credevo a ogni parola. Il nostro primo appuntamento fu in un ristorante sul lungomare, dove Madison si unì a noi per il dessert. Era adorabile a 4 anni, con le codine e i denti mancanti, e mi raccontava del suo amico immaginario, il capitano Whiskers, che viveva nel suo armadio. Jessica ci guardava con un'espressione grata che mi faceva sentire un eroe solo per essere gentile con una bambina. Uscimmo insieme per 8 mesi prima che le chiedessi di sposarmi. Jessica pianse quando mi inginocchiai nello stesso ristorante del nostro primo appuntamento. Madison era lì, con un cartello che diceva, «Vuoi essere il mio papà?» Che Jessica aveva chiaramente preparato in anticipo. Come potevo dire di no? Ci sposammo 6 mesi dopo. Cerimonia piccola, solo famiglie e amici stretti. Madison fu la damigella, con un vestito bianco che abbinava all'abito di Jessica. Durante il ricevimento, Jessica fece un discorso su come io avessi salvato entrambe dall'incertezza e dato loro un futuro in cui credere. Tutti piansero. Io mi sentii l'uomo più fortunato del mondo. I primi anni furono buoni. Davvero buoni. Vendetti il mio appartamento da single e comprai una casa con 4 camere in un ottimo quartiere scolastico, con un grande giardino e una cucina rinnovata, il tipo di posto dove immaginavi di crescere una famiglia. Jessica lasciò il lavoro nelle vendite farmaceutiche perché gli orari erano imprevedibili e voleva essere più presente per Madison. Appoggiai completamente quella decisione. A che serviva guadagnare se la tua famiglia non ti vedeva mai? Madison mi chiamò papà entro il primo anno. Il suo padre biologico, Ryan, era stato incostante con le visite e gli alimenti. Si presentava ai compleanni con regali costosi, poi spariva per mesi. Jessica diceva che era inaffidabile, immaturo, più interessato a essere amico di Madison che suo genitore. Io diventai la presenza stabile, quello che aiutava con i compiti, partecipava alle riunioni con gli insegnanti, allenava la sua squadra di calcio. Amo quella bambina. Davvero. Quando segnò il suo primo gol a calcio, ero io a urlare dalla linea laterale. Quando aveva incubi, ero io a starle accanto finché non si riaddormentava. Quando ebbe il primo ciclo e ne fu mortificata, ero io a guidare fino a 3 negozi a mezzanotte per trovare i prodotti giusti, perché Jessica era fuori città a una conferenza.
Adottai legalmente Madison quando aveva 8 anni. Ryan non fece opposizione. Nel frattempo si era trasferito in California e aveva iniziato una nuova famiglia. L'adozione significava che Madison poteva avere il mio cognome, essere coperta dalla mia assicurazione e ereditare da me senza complicazioni. Jessica pianse di gioia in tribunale. Madison mi scrisse un biglietto con scritto: "Sei il mio vero papà adesso", con un disegno a pastello della nostra famiglia. Iniziai un fondo per il college di Madison il mese in cui ci sposammo. Depositi automatici ogni mese, che lentamente crescevano verso l'obiettivo di coprire 4 anni in una buona università. Quando compì 18 anni, quel fondo era arrivato a poco più di $180.000. Pagai anche l'apparecchio, i campi estivi, le tasse per il calcio da viaggio, i corsi di preparazione al SAT. Ogni spesa legata a Madison la coprii senza domande o lamentele. Jessica e io avevamo le nostre tensioni. Ma quale matrimonio non le ha? Lei spendeva più velocemente di quanto io potessi tenere traccia. Borse firmate, giornate alle spa, rinnovare la casa ogni 2 anni perché lo stile era cambiato. Io suggerivo budget, lei si metteva sulla difensiva, dicendo che ero controllante. Litigavamo, poi facevamo pace, e ricominciavamo il ciclo. Ma pensavo fosse normale. Si superano i momenti difficili. Il vero problema iniziò circa 2 anni fa, quando Madison compì 16 anni. Era sempre stata una brava ragazza, educata, diligente, ma qualcosa cambiò. Divenne distante. Quando le chiedevo della sua giornata, rispondeva con monosillabi. Quando offrivo aiuto con i compiti, diceva che preferiva fare da sola. Quando proponevo serate film in famiglia, aveva già programmi con gli amici. Jessica mi assicurava che era normale, roba da adolescente. Sta trovando la sua indipendenza, diceva. Stai prendendotela troppo. Ma sembrava qualcosa di più. Sembrava che Madison si stesse allontanando proprio da me. Poi Ryan cominciò a farsi vedere più spesso. Era tornato in Oregon, aveva apparentemente sistemato la sua vita. Nuovo lavoro nel settore tecnologico, appartamento decente, fidanzato con una donna stabile. Madison iniziò a passare i fine settimana da lui. All'inizio pensai fosse sano per lei riallacciare i rapporti con il padre biologico, ma il modo in cui tornava da quelle visite cambiò tutto. Parlava di quanto fosse figo il posto di Ryan, di come la capisse meglio, di come non la rimproverasse per i voti o il coprifuoco. Jessica sorrideva e annuiva come se fosse un grande progresso. Io sentivo un nodo allo stomaco che non riuscivo a spiegare. L'anno scorso Madison cominciò a chiamarmi Trevor invece che papà. La prima volta pensai di aver sentito male. Eravamo a cena e lei disse: "Trevor, puoi passarmi il sale?" La guardai confuso e lei mi fissò come se fosse la cosa più naturale del mondo. Jessica non la corresse. Nessun altro a tavola reagì. Quella sera tirai da parte Jessica. "Hai sentito come mi ha chiamato Madison?" chiesi. Jessica scrollò le spalle. "Ha 17 anni, Trevor. Sta cercando la sua identità. Forse si sente più a suo agio usando il tuo nome, ma mi chiama papà da 13 anni. Ti sta rifiutando. Sei troppo sensibile", disse. "Ti vuole ancora bene. È solo una fase." Ma non era una fase. Nei mesi successivi passai da papà a Trevor in ogni interazione. E con quel cambio di nome cambiò anche il modo in cui Madison mi trattava. Non ero più suo padre. Ero il marito di Jessica, il tipo che viveva in casa e pagava le bollette. Provai a parlarle direttamente. "Tesoro", dissi una sera mentre Jessica era al club del libro. "Ho fatto qualcosa di sbagliato? Perché hai smesso di chiamarmi papà?" Madison alzò lo sguardo dal telefono con un'espressione vuota. "Non sei il mio papà, Trevor. Ryan è il mio papà. Tu sei solo quello che ha sposato mia mamma." Quelle parole mi colpirono come un pugno nello stomaco. "Ma Madison, ti ho adottata. Ti sto crescendo da quando avevi 4 anni. Legalmente sono tuo padre." Lei sbuffò.
Un pezzo di carta non ti fa mio padre. Ryan è il mio vero papà. Tu sei solo uno che c'era mentre lui sistemava la sua vita. Rimasi lì, cercando di elaborare quello che stavo sentendo, cercando di riconciliare quella fredda estranea con la bambina che mi faceva i biglietti per la festa del papà e diceva a tutti a scuola che il suo papà era il miglior allenatore di sempre. E tutti gli anni passati insieme, chiesi, odiando quanto suonassi disperato. Tutte le partite di calcio, l'aiuto con i compiti, le chiacchierate a notte fonda. Facevi solo quello che mia mamma ti chiedeva di fare, disse Madison, tornando a guardare il telefono. Non fare come se mi avessi fatto un grande favore. Ne parlai con Jessica quella sera. Lei sospirò come se fossi io il problema. Trevor, devi lasciare che Madison abbia il suo rapporto con Ryan, stai diventando geloso e possessivo. Non sono geloso, dissi. Sono ferito. Ho cresciuto quella ragazza. L'ho amata come se fosse del mio sangue. E ora si comporta come se nulla di tutto ciò fosse mai esistito. Sapevi che aveva un padre biologico, disse Jessica. Sapevi che Ryan sarebbe sempre stato parte della sua vita. Forse ti sei costruito questa fantasia di poterlo sostituire, ma non è mai stato realistico. La guardai, vedendo una sconosciuta. Quella donna che avevo sostenuto per 12 anni, che aveva lasciato il lavoro e viveva comodamente con il mio reddito, mi stava dicendo che ero stato illuso sul mio ruolo nella nostra famiglia. L'esplosione finale arrivò 3 settimane fa, il giorno del 18° compleanno di Madison. Avevamo organizzato una grande festa, invitato tutti i suoi amici e parenti, affittato un locale in un bel ristorante in centro. Avevo passato settimane a coordinarmi con Jessica per assicurarmi che tutto fosse perfetto. Le decorazioni, il catering, il fotografo. Nulla era troppo per il compleanno importante di Madison. Ryan arrivò alla festa con la sua fidanzata, Amber. Portarono una busta che Madison aprì proprio lì davanti a tutti. Dentro c'erano le chiavi di un'auto. Una Honda Civic nuova di zecca, bianca con un fiocco rosso sopra, parcheggiata proprio fuori dal ristorante. Madison urlò di gioia e abbracciò Ryan così forte da sollevarlo da terra. Tutti applaudirono e scattarono foto mentre Ryan si crogiolava nella gloria di essere il papà generoso che aveva fatto il regalo più grande. Io avevo preso a Madison un portatile per il college, un MacBook Pro di ultima generazione, più un assegno di $500 per i libri di testo, regali pratici, utili, il tipo di presenza che un genitore responsabile dà. Ma a confronto con un'auto, i miei regali sembravano patetici, e tutti lo sapevano. Più tardi, quando la maggior parte degli ospiti se n'era andata, Madison era fuori ad ammirare la sua nuova macchina con un gruppo di amici. Io ero dentro a sistemare il conto quando Jessica si avvicinò con Ryan e Amber. Trevor, disse Jessica con quella voce attenta che si usa prima di dire qualcosa di terribile, Ryan e io abbiamo parlato e pensiamo sia il momento di avere una conversazione onesta sulla dinamica familiare. Guardai i tre, confuso. Quale dinamica familiare? Beh, continuò Jessica, guardando Ryan per avere supporto, Madison ha 18 anni ora. È adulta, e ha chiarito che vuole che Ryan sia la sua figura paterna principale d'ora in poi. Ryan fece un passo avanti, posando la mano sulla spalla di Jessica come se fossero una squadra. Guarda, Trevor, sei stato fantastico in tutti questi anni. Hai davvero fatto la tua parte quando stavo attraversando un momento difficile, ma Madison ha fatto la sua scelta. Vuole che io sia suo padre. E onestamente, forse sarebbe più facile per tutti se tu ti facessi da parte. Guardai Jessica, aspettandomi che mi difendesse, che ricordasse loro che ero stato io a crescere Madison per 14 anni. Ma lei annui semplicemente alle parole di Ryan. Trevor, disse Jessica piano, devi capire questo dal punto di vista di Madison. Sta ricostruendo il legame con suo padre biologico. Quel legame è importante. E visto che presto andrà al college, forse è il momento di riconoscere che il tuo ruolo nella sua vita sta cambiando. Cambiare come? Chiesi, con la voce tesa. Sono il suo padre legale. L'ho sostenuta per tutta l'infanzia.
Ho pagato tutto. Tutto questo smette di contare solo perché Ryan è tornato? Madison apparve sulla soglia. Doveva essere appena entrata dal parcheggio. Aveva chiaramente sentito la conversazione. È proprio per questo che dobbiamo parlare, disse, incrociando le braccia. Trevor, ti comporti come se ti spettasse qualcosa solo perché hai speso soldi per me. Ma nessuno ti ha chiesto di farlo. Mamma avrebbe potuto farcela senza di te. Le parole continuavano a uscire, una peggiore dell'altra. Sei stato solo comodo, continuò Madison, un reddito stabile, una bella casa in un buon quartiere. Ma questo non ti fa mio padre. Ryan è mio papà. Lo è sempre stato. Tu eri solo lì a fare da riempitivo finché lui non poteva essere il genitore che meritavo. Jessica cercò la mia mano, ma la tirai via. Trevor, tesoro, Madison sta solo cercando di essere onesta sui suoi sentimenti. Pensiamo che sarebbe meglio per tutti se ci dessi un po' di spazio. Lascia che Ryan e Madison costruiscano il loro rapporto senza complicazioni. Che tipo di spazio? Chiesi. Jessica scambiò uno sguardo con Ryan, poi tornò a guardarmi. La casa, Trevor. Pensiamo che dovresti andartene. Lascia che Ryan si trasferisca qui. Lui e Madison hanno bisogno di tempo per riconnettersi davvero, e con te qui è solo imbarazzante. Il ristorante improvvisamente mi sembrò troppo piccolo, troppo caldo. Mia moglie e la figliastra mi stavano chiedendo di lasciare la mia stessa casa perché l'ex marito di Jessica potesse entrarci, e si comportavano come se fosse una richiesta ragionevole. Questa è casa mia, dissi lentamente. L'ho comprata io. Pago il mutuo. Vuoi che la consegni così, senza altro? Jessica sospirò. Ecco il problema. Per te è sempre tutto una questione di soldi. Questo dovrebbe essere ciò che è meglio per Madison. Madison si avvicinò, con il volto freddo e deciso. Vuoi sapere cosa sarebbe meglio per me, Trevor? Il regalo più grande che potresti farmi per il mio 18° compleanno è sparire per sempre dalla nostra famiglia. Firma quello che devi firmare e lasciaci andare avanti senza di te. Guardai mia moglie, aspettando che correggesse Madison, che le dicesse che aveva esagerato. Invece, Jessica annuì. Il suo vero papà prenderà il suo posto da qui in avanti, Trevor. Hai fatto abbastanza. Saremo sempre grati per il tuo sostegno, ma Madison ha fatto la sua scelta. Ryan e io dobbiamo crescerla insieme durante il college. Tu complichi solo le cose. Qualcosa dentro di me si fece gelido e nitido in quel momento. Guardai ciascuno di loro. Madison con il suo sorrisetto di chi si sente in diritto. Jessica con quell'espressione colpevole ma decisa. Ryan che cercava di sembrare comprensivo mentre era chiaramente entusiasta di quella svolta. Va bene, dissi piano. Se è quello che volete, sparirò. Madison sorrise come se avesse vinto. Bene. Così è tutto più facile. Mi trasferirò nell'appartamento di Ryan la prossima settimana per l'estate, prima che inizi il college. Quando tornerò per le visite, non voglio vederti qui. Annuì lentamente, già facendo i conti nella mia testa. La casa era solo a mio nome. Jessica non aveva mai contribuito al mutuo. Il fondo per il college era a mio nome come custode. Ogni bene accumulato durante il matrimonio era legato al mio reddito. Mi occuperò di tutto, dissi loro. Non dovrete preoccuparvi che io sia un ostacolo. Jessica sembrò sollevata. Grazie per essere comprensivo. So che è difficile, ma vedrai che è meglio per tutti. Possiamo ancora essere amici, Trevor. Non deve finire male. Il viaggio di ritorno quella notte fu il più lungo della mia vita. Non per la distanza, ma perché stavo rielaborando 14 anni di ricordi con una prospettiva completamente diversa. Ogni sacrificio fatto. Ogni spesa coperta. Ogni volta che avevo messo i bisogni di Madison prima dei miei desideri, tutto era stato inutile. Ero stato scartato come un elettrodomestico vecchio.
Quando tornammo a casa, Jessica andò subito a letto, esausta dalla festa. Madison era ancora fuori con gli amici, probabilmente a festeggiare la nuova macchina e il successo nell'allontanare il patrigno scomodo. Mi sedetti nel mio studio e cominciai a fare telefonate. La prima fu al mio avvocato immobiliare, Steven, che conoscevo da 15 anni per varie operazioni immobiliari. Steve, dissi quando rispose, devo vendere casa in fretta e voglio che la vendita sia a prova di bomba. La mattina dopo mi svegliai prima di Jessica e cominciai a mettere in atto il mio piano. Avevo passato la notte a studiare le implicazioni legali e finanziarie di tutto. L'Oregon non è uno stato di proprietà comune. I beni acquisiti prima del matrimonio o per eredità restano proprietà separata. La casa era mia prima che io e Jessica ci sposassimo. Lei non aveva alcun diritto legale su di essa. Il fondo per il college era a mio nome come custode per il beneficio di Madison. Ma ora che Madison aveva 18 anni, potevo chiudere legalmente quel conto e spostare i fondi altrove. L'adozione dava a Madison il diritto di ereditare da me se fossi morto senza testamento. Ma non le dava diritti sui miei beni mentre ero in vita. Chiamai la mia consulente finanziaria, Patricia, che gestiva i miei conti pensionistici e investimenti. Patricia, dissi, devo fare dei cambiamenti ai miei conti. Tolgo Madison come beneficiaria da tutto. Devo anche chiudere il fondo per il college e trasferire quei soldi nel mio portafoglio pensionistico. Ci fu una pausa al telefono. Trevor, disse con cautela, è una decisione importante. Sei sicuro di volerlo fare? Madison conta su quei soldi per la scuola. Mi ha detto chiaramente ieri che non sono suo padre, risposi. Mi ha detto di sparire dalla loro famiglia. Sto solo rispettando la sua richiesta e proteggendo i miei beni di conseguenza. Patricia tacque un attimo, poi disse che avrebbe iniziato subito a preparare la documentazione. Poi contattai 3 agenti immobiliari con cui avevo lavorato professionalmente negli anni. In meno di 2 ore avevo analisi di mercato competitive che stimavano la vendita della mia casa a $740.000 nel mercato attuale. La misi in vendita quel pomeriggio con l'agente che prometteva la vendita più rapida. L'annuncio fu online già in serata. Jessica si accorse che qualcosa non andava quando vide il cartello in vendita nel nostro giardino 2 giorni dopo. Entrò nel mio studio mentre stavo esaminando le offerte. Ne avevamo già ricevute 3 sopra il prezzo richiesto. Trevor, cosa ci fa quel cartello nel nostro giardino? Chiese con tono deciso. Alzai lo sguardo dal laptop. Sto vendendo la casa, proprio come mi avete chiesto. Non ti abbiamo mai chiesto di vendere la casa, disse Jessica, alzando la voce. Ti abbiamo chiesto di andartene così Ryan poteva entrare. Questa è casa mia, Jessica. L'ho comprata prima di sposarti. Non hai alcun diritto legale su di essa. La vendo e uso il ricavato per la mia pensione. Vuoi che sparisca dalla vostra famiglia? Va bene, ma non finanzierò il vostro stile di vita mentre lo faccio. Il volto di Jessica divenne bianco. Non puoi essere serio. Dove dovremmo vivere? Questa è una questione tra te e Ryan, dissi con calma. Sono sicuro che, tra il suo lavoro nel settore tecnologico e la tua esperienza nelle vendite farmaceutiche, riuscirete a trovare qualcosa di accessibile. Ma pensavo avessi lasciato la farmaceutica per stare con Madison, protestò Jessica. Tu hai detto che supportavi quella decisione. L'ho supportata. Ho acconsentito. Quando pensavo che stessimo costruendo una famiglia insieme. Ma Madison ha chiarito che io non sono la sua famiglia. E tu sei stata d'accordo con lei. Ora puoi mantenerti da sola. Jessica cominciò a piangere. Trevor, ti prego, non farlo. Possiamo risolvere tutto. Madison era solo emotiva. Non intendeva quelle cose. Le ha dette tutte, e anche tu. Mi hai detto che Ryan avrebbe preso in mano la situazione, quindi lascia che lo faccia. Prenditi tutto. Nella settimana successiva, scoppiò il caos in casa. Madison venne a sapere della vendita quando una sua amica vide l'annuncio online e glielo inviò.
Entrò nel mio ufficio urlando che stavo rovinando la sua vita. Stai vendendo la nostra casa, gridò Madison. Dove dovrei tornare durante le vacanze universitarie? Mi hai detto che ti saresti trasferita da Ryan, le ricordai. Hai detto che non volevi vedermi qui. Sto solo facendo in modo che non ci sia più un qui a cui tornare. Ma questa è casa mia, piangeva. Sono cresciuta qui. Tutti i miei ricordi sono qui. Curioso, dissi senza alzare lo sguardo dal computer, quando volevi che me ne andassi, questa era solo una casa. Ora che la stai perdendo, improvvisamente è la tua casa piena di ricordi preziosi. Qual è la verità, Madison? Non ebbe risposta. Jessica provò un altro approccio. Venuta da me con una proposta. Trevor, e se mettessimo la casa a nome di entrambi? Così Madison potrebbe ereditarla un giorno, e tu potresti comunque andartene se vuoi. No, risposi semplicemente. La casa è già sotto contratto. La chiusura è tra 3 settimane. Gli acquirenti sono una giovane coppia con gemelli, pagano in contanti, senza condizioni di finanziamento. Vogliono una chiusura rapida, e io sono felice di accontentarli. I genitori di Jessica si intromissero, chiamandomi per rimproverarmi riguardo agli obblighi familiari e ai valori cristiani. Suo padre, sempre stato cortese ma distante, improvvisamente aveva opinioni forti sulle mie responsabilità di marito e patrigno. Hai preso degli impegni, Trevor disse in una chiamata in viva voce con Jessica presente. Non puoi abbandonare la tua famiglia per qualche dramma adolescenziale. Non ho abbandonato nessuno, risposi. Mi è stato chiesto di sparire. Mi è stato detto che non ero famiglia. Sto solo rispettando i loro desideri e proteggendo il mio futuro finanziario. La madre di Jessica intervenne. E l'Università di Madison? Hai pianificato tutto per anni. Non puoi toglierglielo. Il fondo per l'università era un regalo a una figlia che voleva me nella sua vita, spiegai. Madison ha chiarito che ha un padre, e non sono io. Ryan può finanziare la sua istruzione. È quello che fanno i padri. Il vero crollo arrivò quando Madison ricevette la lettera del mio avvocato che la informava formalmente della chiusura del fondo universitario e della redistribuzione dei beni. Era nell'appartamento di Ryan quando la aprì e chiamò Jessica in preda al panico. Quella sera Madison e Ryan si presentarono a casa, chiedendo di parlarmi. Li incontrai in salotto, dove le scatole per il mio trasloco erano già pronte. Non puoi farlo, disse Ryan cercando di sembrare autorevole. Questi soldi erano per l'Università di Madison. Avevi promesso di sostenerla fino alla laurea. Ho promesso di sostenere mia figlia, correggendo. Madison mi ha detto che non sono sua figlia. Ha un padre, e apparentemente sei tu. Ora tocca a te essere il padre che paga l'università. Congratulazioni. Ma non ho quei soldi messi da parte, protestò Ryan. Sto appena a rimettermi in piedi finanziariamente. Sembra un problema che il padre di Madison deve risolvere, dissi. Che, come avete chiarito tutti, sei tu, non io. Madison piangeva ora. Lacrime vere, non manipolative. Trevor, ti prego. Mi dispiace per quello che ho detto. Ero solo arrabbiata. Non lo pensavo. Sì, lo pensavi, dissi piano. Ogni parola. Volevi che me ne andassi. Volevi che Ryan fosse il tuo unico padre. Hai ottenuto esattamente quello che volevi. Ora sei arrabbiata perché ti rendi conto che i papà che pagano tutto non crescono sugli alberi. Jessica intervenne. Trevor, è crudele. È solo una ragazza. Ha sbagliato. A 18 anni, ricordai loro. Adulta per legge. Abbastanza grande per scegliere chi considera famiglia. Abbastanza grande per vivere con le conseguenze di quelle scelte. La casa fu venduta 3 settimane dopo. Me ne andai con $680.000 dopo le spese di chiusura e il saldo del mutuo residuo. Avevo già affittato un appartamento in centro, moderno, minimalista, senza ricordi. Presi solo ciò che era mio, mobili comprati prima del matrimonio,
I miei effetti personali, l'attrezzatura del mio ufficio. Tutto ciò che Jessica aveva scelto negli anni rimase in casa per i nuovi proprietari. Il giorno prima del trasloco, feci un'ultima cosa. Lasciai una busta sul bancone della cucina indirizzata a Madison. Dentro c'era una lettera e un assegno di $5.000. La lettera diceva: Madison, questo assegno rappresenta circa un mese delle spese che ho coperto per te in 14 anni. Un mese su 168. È tuo, senza condizioni. Consideralo un regalo di laurea da qualcuno che non è mai stato tuo padre, solo qualcuno che c'è stato. I restanti $175.000 del tuo fondo universitario ora garantiscono la mia pensione. Il tuo vero padre può finanziare la tua istruzione. È quello che fanno i veri padri. Volevi che sparissi, quindi sto sparendo. Ma porto con me tutto ciò che ho portato in questa famiglia, che si è rivelato essere tutto ciò che contava. Spero che l'auto sia valsa la pena. Me ne andai di martedì. Non dissi addio né a Jessica né a Madison. Caricai le mie cose su un camion e lasciai 14 anni della mia vita alle spalle. Il telefono iniziò a squillare subito. Messaggi di testo di Jessica che mi implorava di ripensarci. Messaggi vocali di Madison che piangeva e si scusava. Email della famiglia di Jessica che mi accusava di essere senza cuore e vendicativo. Bloccai tutto. Cambiai numero e feci sapere tramite il mio avvocato che ogni comunicazione doveva passare per vie legali. 3 mesi dopo, venni a sapere da un conoscente comune che Jessica e Ryan si erano trasferiti insieme in una casa in affitto, dall'altra parte della città. A quanto pare, nessuno dei due poteva permettersi nulla vicino al quartiere dove vivevamo. Madison si era iscritta a un college comunitario invece che all'università che aveva pianificato. La società tecnologica di Ryan aveva ridotto il personale e lui era stato licenziato, quindi i soldi scarseggiavano. Il conoscente mi chiese se mi sentissi in colpa per come erano andate le cose. Ci pensai un attimo, poi scossi la testa. Hanno fatto le loro scelte basandosi su ciò che pensavano di volere. Io ho fatto la mia per proteggere ciò che avevo costruito. Così funzionano le conseguenze. 6 mesi dopo il trasloco, incontrai Madison in un bar del centro. Lavorava dietro il bancone, indossava un grembiule e prendeva ordini. Quando mi vide, il suo volto divenne pallido. Trevor, disse piano quando arrivai alla cassa. Non sapevo che venissi qui. Mi sono appena trasferita nel quartiere, risposi. Un caffè piccolo, nero. Preparò la bevanda con mani tremanti e, porgendola, disse, mi dispiace per tutto. Lo so, dissi prendendo il caffè. Ma il dispiacere non paga l'università, vero? Lasciai una mancia generosa e uscii senza voltarmi indietro. Qui finisce la mia storia. O forse qui inizia davvero. Non sono il cattivo di questa storia, nonostante come Jessica e la sua famiglia cerchino di dipingermi. Sono stato un uomo che ha dato 14 anni della sua vita per crescere una bambina che non era di sangue suo. Che ha lavorato duro per offrire stabilità e opportunità. Che ha amato quella bambina come se fosse sua. E quando quella ragazza è diventata adulta e ha deciso che ero superfluo, mi sono protetto. Alcuni dicono che avrei dovuto essere la persona più grande. Continuare a sostenere Madison nonostante il suo rifiuto. Capire che gli adolescenti dicono cose dolorose che non intendono. Ma ecco cosa ho imparato, quando qualcuno ti mostra chi è veramente, credigli. Madison mi ha mostrato che non sono mai stato suo padre, solo un portafoglio con un battito. Jessica mi ha mostrato che non sono mai stato il suo compagno, solo uno stipendio con benefici. Ho 52 anni, sono finanziariamente sicuro e finalmente vivo la mia vita secondo i miei termini. Esco quando voglio. Viaggio quando mi va. Investo nel mio futuro invece che in quello di qualcun altro. E dormo sonni tranquilli sapendo di aver dato a quella famiglia ogni opportunità di apprezzare ciò che aveva. Loro hanno scelto di buttarlo via. Se questa storia ti è stata utile, condividila con chi potrebbe aver bisogno di ascoltarla. Lascia un commento qui sotto su un momento in cui difenderti ti è costato una relazione.
E non dimenticare di iscriverti per altre storie di persone comuni che trovano una forza straordinaria. Perché tutti portiamo qualcosa. A volte è il peso di essere dati per scontati. E a volte il più grande regalo che puoi farti è la libertà di andartene.